Buongiorno, oggi vi voglio parlare di questo libro, Note su Hiroshima di Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe è un premio Nobel giapponese, ha vinto il premio Nobel nel 1994, è stato un attivista politico e tuttora fortemente impegnato nel riconoscere la giustizia sociale, non solo degli Hibakusha, che sono i protagonisti di questo libro, ma anche di diverse parti della società giapponese. Perché vi voglio parlare di questo libro? Ovviamente Hiroshima è stata la prima, il primo posto dove hanno lanciato una bomba atomica, 2 giorni dopo hanno lanciato la bomba su Nagasaki, ma ovviamente le persone che hanno subito questo bombardamento sono state i civili. Ci sono state addirittura delle persone che hanno subito 2 volte questo bombardamento perché hanno vissuto l'esperienza della bomba atomica di Hiroshima, poi sono scappati, sono andati a Nagasaki magari dai loro parenti e hanno vissuto la bomba su Nagasaki e alcuni di loro sono persino sopravvissuti. Però cosa è successo? Ovviamente moltissimi di loro, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, anche i loro discendenti in alcuni casi, hanno riportato delle ferite, non solo psicologiche. Qua purtroppo si parla spesso e volentieri, non che siano in generale più gravi, però qua si parla spesso e volentieri di danni fisici permanenti. E, quindi queste persone, che sono gli Hibakusha, ed è curioso notare che i Hibakusha sono anche adesso le persone che hanno subito effetti dalle radiazioni dell'esplosione del reattore nucleare di Fukushima. Queste persone hanno dovuto lottare per anni per far riconoscere i loro diritti all'interno di una società che non solo non voleva curarli, ma non li voleva neanche vedere. Queste persone molto spesso non solo erano malate, ma erano anche spiacevoli da vedere dal punto di vista per i giapponesi, perché quando la bomba è caduta, io ho avuto la fortuna di andare a Hiroshima e Nagasaki e vedere di persona questi musei, però ci sono tantissimi libri, tantissimi film a cui potete attingere per vedere queste immagini tremende. Queste persone, quando è caduta la bomba, hanno sofferto ovviamente un calore potentissimo, un calore radioattivo, e praticamente la carne di queste persone si è fusa in molti casi, lasciando delle ferite che poi, quando si sono rimarginate, hanno creato dei cheloni. Questi cheloni sono praticamente delle cicatrici che ha lasciato la bomba atomica sul corpo di queste persone. E ovviamente stiamo parlando dei casi più gravi. Queste persone non avevano un posto nella società giapponese, erano dei reietti e hanno dovuto lottare per anni per vedere riconosciuti i loro diritti. Diritti che fondamentalmente molti di loro non sapevano neanche di poter aspirare, di poter vedere riconosciuti. Noi pensiamo che nel 1945 è caduta la bomba atomica, hanno lanciato la bomba atomica gli americani, ma questo libro Kenzaburo ha cominciato a scrivere questo libro nel 63, quando a un memoriale del lancio della bomba, il 6 agosto, il giovane Kenzaburo Oe è andato a testimoniare per un giornale ed è stato profondamente colpito da queste persone che debolmente protestavano. Allora ha cominciato a raccogliere le testimonianze e quello che vi voglio raccontare in questo mio breve discorso non è tanto la storia degli Hibakusha, che potete leggere in questo libro e ovviamente in tantissimi altri testi, ma quanto il giovane Kenzaburo Oe, o tuttora Kenzaburo Oe, diciamo la sua biografia sia fortemente legata anche a questo, come quella di tanti giapponesi, a questa situazione. Infatti il giovane Kenzaburo Oe, quando è nato nel 1935, andava a scuola quando era piccolo e l'insegnante diceva agli alunni: voi cosa fareste per l'imperatore? E tutti dovevano rispondere: io mi aprirei la pancia, il tradizionale suicidio giapponese col coltello.
E Kenzaburo Oe, quando è cresciuto, si è reso conto dell'assurdità di questa cosa, ovviamente poi anche studiando e vedendo come la guerra, la responsabilità non solo dell'imperatore, ma di tutto l'establishment, dirigenziale giapponese. E lui, il suo senso di giustizia si è fortemente ribellato in questa cosa e lui ha dovuto pagarne lo scotto, ha subito minacce, ha subito un attacco personale per queste sue attacchi contro la destra in Giappone e i militari. Lui ha scritto un libro importantissimo in cui raccontava come i militari giapponesi avessero convinto la popolazione giapponese a suicidarsi quando c'è stata l'invasione americana a Okinawa e questi militari avevano detto alla popolazione giapponese che gli americani avrebbero mangiato i bambini, avrebbero stuprato le donne, avrebbero compiuto delle nefandezze inimmaginabili. Queste persone gli hanno creduto e si sono suicidate, moltissimo lanciandosi dalle rupi. La responsabilità di questi militari è stata descritta in maniera efficace da Kenzaburo Oe e questi militari lo hanno denunciato e Kenzaburo Oe poi ha vinto la causa. Un altro fatto interessante è stato quando lui ha vinto il Nobel nel 94. Successivamente lui ha vinto anche un premio prestigiosissimo giapponese, però questo premio sarebbe stato consegnato dall'imperatore e Kenzaburo Oe ha rifiutato di ricevere il premio perché lui non riconosceva l'imperatore come autorità. Ovviamente questo in una società giapponese come quella giapponese in cui l'imperatore ha una così grande importanza, anche se non è più riconosciuto come un dio, soprattutto dal punto di vista tradizionale, gli ha attirato fortissime critiche. E noi pensiamo anche alla sua amicizia, l'amicizia di Kenzaburo Oe con Chomsky, di quanto Chomsky sia rimasto colpito alla lettura di questo libro e quanto abbia scoperto, nonostante lo sapesse già, le responsabilità del suo popolo, degli americani, verso i giapponesi. E quindi, ovviamente il profondo senso di responsabilità e di giustizia di Kenzaburo Oe, che è anche ovviamente un pacifista, un antinuclearista, diciamo ha profondamente, diciamo, insito in queste pagine e lui veramente lotta per la giustizia di queste persone, che non vedono, riconosciuti i loro diritti e che devono lottare per potersi anche solo curare. Io vi voglio raccontare 3 piccoli aneddoti che, non sono legati strettamente a questo libro, ma secondo me, sono un curioso fanno curiosamente parte di questo mondo. Il primo, è una mia una cosa che ho visto personalmente quando sono stato a Hiroshima. C'è il monumento, c'è il municipio che è uno scheletro, perché è quello su cui è caduta la bomba non è caduta proprio sul municipio, la bomba è stata fatta esplodere a un centinaio di metri da terra per ottenere il massimo effetto. Quindi noi non pensiamo che la bomba cade sul terreno e esplode, la bomba viene fatta detonare in aria e così si ottiene il maggiore impatto sulla popolazione. Infatti l'epicentro della bomba, il il municipio, è intero, sì, è vero, era tutto il resto è stato raso al suolo, però l'effetto voleva essere ottenuto col calore, con la distruzione, con l'ondata d'urto sulla popolazione, che è stata polverizzata, anzi vaporizzata. Lì ci sono ovviamente, c'è questo municipio, tutto lo spazio, ci sono i giardini, c'è questo albero che è cresciuto anni dopo, questa è Speranza, l'albero della rinascita, ma lì vicino c'è un ponte e sotto questo ponte alla sera, almeno ai tempi quando sono stato io, i ragazzi si trovano per suonare e ognuno fa 2 o 3 canzoni, c'è chi canta da solo, magari solo una voce, chi canta accompagnato con la chitarra, chi col suo gruppo in 3 o 4, velocemente si sistemano e fanno delle canzoni. E non so, se ai tempi sembrava quasi un moderno talent show, loro si mettevano lì probabilmente per sperare che qualcuno passasse, li notasse, magari era un modo così di farsi notare. Però vi assicuro che alla sera col tramonto, alla propria destra c'è questo lo scheletro di questo edificio che rappresenta il male dell'umanità, quanto male riesce a creare l'umanità, e però sentire queste voci davano un senso struggente quasi di speranza ed era veramente emozionante, una sensazione veramente intensa.
L'altra cosa che vi voglio raccontare è, sempre personale, quando io son stato tempo fa ho vissuto un'esperienza personale negli Stati Uniti di lavoro, facevo il ricercatore e ovviamente come ricercatore dovevo avere a che fare con degli isotopi radioattivi per diversi esperimenti. E io avevo, preso il posto di un ragazzo, un mio coetaneo, avevo 30 anni allora, un giapponese, e quando mi son messo a diciamo, preso i suoi strumenti per sostituirmi a lui, per fare degli miei esperimenti, mi sono reso conto che non c'erano isotopi radioattivi nella sua strumentazione. Allora ho chiesto il motivo e loro m'hanno spiegato che lui non voleva assolutamente toccare, isotopi radioattivi. Ora noi sappiamo ovviamente che in Giappone ci sono c'è l'energia nucleare e, ci sono centrali nucleari, come ben sappiamo da Fukushima, e questo ragazzo aveva 30 anni all'epoca, quindi non ha vissuto né Fukushima, perché era prima di Fukushima, né ovviamente, gli effetti della bomba. Magari i suoi parenti, non lo so, però questo mi ha dato un profondo senso di contrasto all'interno della società giapponese, contrasto che ho letto spesso nelle pagine, non solo di questo libro, di Kenzaburo Oe. E un'ultima cosa che vi voglio raccontare è la storia tristissima di uno degli Hibakusha. L'ho tenuta per ultima perché è la storia più struggente, è una storia che mi ha profondamente colpito. Sono tantissimi gli Hibakusha famosi, uno di questi, tanti di questi sono stati anche presidenti delle associazioni degli Hibakusha, ma questa è Sadako Sasaki, è una ragazzina famosissima, la ragazzina dei 1000 origami. In Giappone c'è questa tradizione dei 1000 origami e lei aveva 10 anni quando è caduta la bomba su Hiroshima e e lei ha fatto questa sorta di, chiamiamolo fioretto, di voleva fare i 1000 origami, per non quasi una sorta di speranza. Poi è morta 10 anni dopo, e però è riuscita a portare a termine questi 1000 origami. È una storia, veramente toccante, intensa. In caso, potete ovviamente cercarla, su internet o nel caso abbiate la fortuna come me di andare a Hiroshima potete vedere direttamente questa storia. E io spero che, in caso non l'abbiate letto, vogliate leggere questo libro o approfondire questa storia che è veramente importante, nel percorso della nostra umanità. Io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.